Qui siamo sotto uno dei cavalcavia più attraversati di Roma. Siamo fuori, no? Periferia di Roma. E invece guarda che ti ritrovi qua sotto. Questo è un furgone, è una situazione disastrata. Guarda, probabilmente ci abitava qualcuno, perché dentro c'è una cucina. Raga, a parte la puzza, c'è da mangiare. Qualcosa, occhio, questa è zozzeria, Qui c'è un letto, immondizia. Mi sa che ci abita qualcuno. Oh, c'è una signora. Salve signora. Scusi signora. Ah, non sapevamo che c'era lei dentro. Pensavamo era abbandonato. Se vi dovessi dire qual è la storia più triste che io abbia visto nella mia breve carriera di documentatore, videomaker o anche sciacallo, come dicono altri, è la storia di una ragazza, una donna che, avendo 40 anni, perlomeno a detta della mamma, ma poi lo hanno confermato i carabinieri, vive all'interno di un furgone abbandonato sotto il cavalcavia di Anagnina. Questo furgone, oltre ad essere abbandonato, non ha la porta, è tutto sporco, all'interno è pieno di feci, di urina, di qualsiasi cosa possa far male, residui d'olio, immondizia, su una copertina in un angolo buio e sporco, e ha gli occhi di una bambina, ma di una bambina spaventata. Quando noi abbiamo scoperto questa cosa, stavamo girando un video molto più ampio sul degrado di Anagnina, ci siamo fermati ed è per questo che sto qui a raccontarvi, perché ho alcune immagini, ma tutte quelle successive non me la sono sentita neanche di girarle, ero talmente preso da questa situazione, vuoi per tutti i problemi, vuoi anche per quello che è successo dopo, che preferisco raccontarvele. No, ci abitano dentro allora. Chiediamo scusa, tutto bene signora? È italiana? No, capisce l'italiano? Come va? Fa freddo? Serve qualcosa? Che le serve signora? Per fare colazione? E gli portiamo qualcosa da mangiare? Qualcosa Coperte da mangiare? ce l'ha signora? Le servono un po' di coperte? C'è qualcosa al volo, un cioccolatino? Le posso offrire un bacio perugina signora intanto? Questo è per lei. Ma lei qui sta da sola signora? Sì? Vive qui da sola? Ok. Tesoro, non stai bene? Vedo. Mi dispiace. Ma i vicini l'aiutano? Cara, ma Loro sono amici? coi vicini li conosci questi ragazzi qui, questo furgone? No, non si può però così. Queste sono tutte le cose sue probabilmente, no? Però lei sta qua da sola, sì, è una situazione un po' particolare, perché l'ho vista Guarda, un po', sono l'ho Mattia vista Vileggi, io ti persa. prometto che ti vengo a aiutare. Ma di notte qua come fai? È tutto buio di notte. Non hai luce? Niente. Ma qualcuno ti viene a portare il cibo da mangiare? Nessuno viene? Possibile che un'associazione non viene a portare il cibo? Non lo so, qui magari non arrivano le associazioni. Ma tu esci a volte da qui? Sì? Non stai sempre qui, vero? Vuoi qualcosa al bar? Pizza, qualcosa, te la prendiamo qua? Vuoi da mangiare? Vuoi mangiare? No, No? sei spaventata, forse siamo in troppi. Te lo porto. Scusami, Che vuoi da mangiare? Dolce? Dici che vuoi. Buona torta? Raga, l'odore io... È spaventatissima e vive in condizioni igieniche molto gravi, secondo me. E infatti io non volevo entrare proprio perché pensavo che si spaventasse vedendoci. Per fortuna siamo una ragazza, tu... Ma non si può avvertire. Però è spaventata... Ma non si può avvertire qualcuno, un'associazione? Perché è palesemente Per favore, perso. facciamolo No, subito. quello sicuramente lo possiamo fare. Comunque c'è il pronto soccorso sociale che dovrebbe essere avvisato per una situazione del genere, anche perché credo che lei sia, a differenza magari loro che hanno comunque un camper eccetera, lei è in una situazione invivibile raga, cioè odore, non si percepisce, ma dentro c'era di tutto, le feci, tutto insieme, tutto mischiato, lei in un letto tutto chiuso, sporco, qua ci sono i topi, c'è l'umidità, c'è lo smog, cioè c'è tutto qua. E lei vive in un furgone abbandonato, che è questo che colpisce. Cioè questa è la nuova soglia della povertà. Sentire l'odore che usciva da quel camioncino già faceva capire tutto, ma in particolare quando ho visto gli occhi di questa ragazza fuori dal camioncino e anche il fatto che chiedeva a me l'autorizzazione ad andare via con l'ambulanza, perché
Riepilogo un attimo, l'abbiamo vista, l'abbiamo trovata, gli abbiamo chiesto se aveva fame, all'inizio ci ha detto sì, poi ci ha detto no, gli abbiamo detto ti prendiamo un pezzo di pizza, c'era una pizzeria lì vicino, ci siamo fatti un giro lì intorno e c'era un altro camper tenuto meglio con la porta e tutto quanto e c'era una signora che diceva di essere la mamma. La mia prima domanda a questa signora è perché quella ragazza, se è sua figlia, sta lì da sola? Mi ha risposto che lei, avendo già un altro figlio con un problema e che la figlia aveva tanti problemi mentali, non la poteva tenere in casa perché era sporca, perché si faceva tutti i bisogni addosso e perché si comportava in maniera strana. Va da sé che una mamma sicuramente decide il meglio per sua figlia, ma in questo caso specifico la mamma, che viene dalla Bosnia e che parla sicuramente bene italiano, non mi ha convinto nello specifico. Mentre eravamo lì, parlavamo con la mamma come potevamo aiutarla, come non potevamo aiutarla, c'era una sorta di rassegnazione da parte della mamma, della serie tante volte scappa, tante volte rimane lì. Ci ha confermato che di notte, visto che nel circondario ci sono tanti sbandati, tanti senza tetto, qualcuno gli entra lì dentro. Non bisogna essere dei geni per capire che se c'è una donna sola dentro un furgone aperto, piacente o non piacente, pulita o non pulita, quando sei uno sbandato che magari beve e la sera ha voglia di compagnia, ma anche un po' di calore, perché magari se dormi sotto a un ponte e ti infili lì dentro, puoi tranquillamente entrare lì dentro, forse non fare niente o forse anche magari fare qualcosa di più che io evito anche di pensare, ma di sicuro quella ragazza lì era indifesa. Una volta uno pensava che il povero non c'aveva niente, qui è peggio, qui il povero vive in una situazione sanitaria ai limiti, proprio fuori dal mondo, e qua guardate che non è questo il peggio, perché lì sotto e di là ci dorme altra gente. Infatti noi, quando abbiamo notato che era spaventata e a un certo punto passavano di là anche i carabinieri, ci siamo fermati a parlare con gli stessi carabinieri, i quali ci hanno detto, dopo averla vista, che è un volto conosciuto, cioè una ragazza che vagabonda per la città in alcune zone e che è conosciuta alle forze dell'ordine, non perché abbia fatto dei reati, proprio perché è sbandata e perché tante volte non riescono neanche ad aiutarla. Quando ha visto le divise si è accesa praticamente che aveva bisogno di un'ambulanza perché non si sentiva bene, cosa che ha destato subito l'attenzione dei carabinieri, che hanno chiamato l'ambulanza. Io però nel frattempo, prima che arrivassero i carabinieri, avevo chiamato le SOS del Comune di Roma, dei servizi sociali, i quali gentilissimi mi hanno detto che sarebbero passati entro sera o al massimo nella mattinata, perché era già un po' tardi, per aiutare questa ragazza. Ho avvisato la mamma di questa mia decisione di chiamare i servizi sociali e la mamma è andata su tutte le furie. Ah, perché? Perché già la sto facendo seguire io, c'è un medico che viene una volta al mese, gli fa la puntura, la controlla. Gli ho detto, signora, ma si è resa conto della situazione sanitaria e igienica di questa ragazza? Non ci si può fare niente, la dovrebbero rinchiudere. Ha detto la madre, ha detto ma ci sono delle situazioni intermedie, specie quando una ragazza è tutta sporca, con la maglietta a maniche corte, un pantalone, il freddo, senza scarpe e tutta sporca, ragazzi, era a dir poco. La cosa preoccupante è che aveva uno sguardo impaurito di una ragazzina, non di una quarantenne, e che cercava sicuramente la possibilità di andare via di là. Infatti, quando ha visto i carabinieri ha chiesto proprio l'ambulanza. Quello che abbiamo capito è che questa ragazza è sola e avrebbe bisogno di un supporto da parte degli assistenti sociali, dalla sala operativa sociale, perché non può stare in quelle condizioni. Vive in questo furgone abbandonata a se stessa, ha una disabilità a quanto ci hanno detto, perciò ha diritto ad essere aiutata, ha diritto, indipendentemente dal fatto che possa avere documenti, no, che possa essere grande, piccola, ma sta lì da sola in una condizione sanitaria difficile, perciò sicuramente qui serve un aiuto immediato. Perciò siamo ad Anagnina, siamo davanti agli occhi di tutti, ci sono situazioni evidentemente difficili, non ha una porta, ha malapena una coperta, è tutto sporco, ha bisogno di igiene, ha bisogno di mangiare, ha bisogno veramente di un'infinità di cose, perciò sicuramente è una cosa da sala operativa sociale del Comune di Roma. La mamma, quando ha visto carabinieri, ha sentito parlare di ambulanza, è andata su tutte le furie, in particolare nei miei confronti, perché sono stato il fautore di iniziative nei confronti di questa ragazza. Considerate che io, dal momento in cui ho visto la situazione, ho smesso di girare video e mi sono dedicato extra video a tutta questa situazione. La signora, la mamma, ha iniziato a minacciarci, anche davanti ai carabinieri. Gli stessi gli hanno detto, signora, guardi, si regoli perché stiamo facendo tutti una cosa
a fin di bene per sua figlia. Quando è arrivata anche l'ambulanza, la musica non è cambiata. La mamma: ma dove va con l'ambulanza? Poi chi me la rimanda indietro? Come ci torna? Si perde per la strada. Da una parte la mamma aveva ragione, però non ci aveva raccontato una storia del tutto vera, perché quando ci avevamo parlato noi, la mamma ci aveva detto che questa ragazza era incapace di intendere e di volere, e quando parlava non si capiva niente. Quando ci abbiamo parlato noi si capiva benissimo, anche se era un po' impaurita. Quando ci hanno parlato i carabinieri si capiva ancora meglio, e quando ci ha parlato l'ambulanza parlava perfettamente. Tant'è che l'ambulanza si è premurata di dire: ma tu sai come tornare poi dopo il ricovero eccetera? Lei ha detto: sì, prendo l'autobus. Ma la mamma, ancora arrabbiata, sbraitava: a me mi ha mandato praticamente le maledizioni, mi ha fatto le foto, vedrai con queste foto. Giustamente noi carabinieri diciamo: guardi signora, se vuole le foto di sto signore ne trova ovunque, se vuole mandare le maledizioni si metta in fila, perché so pieno di maledizioni. Però a quel punto ho detto: vabbè, tagliamo la testa al toro. Io, Evelina e Mattia Pileggi abbiamo fatto una colletta, cioè abbiamo messo dei soldi, abbastanza per prendere un taxi per il ritorno, abbastanza per comprarsi un pasto e abbastanza per magari prendersi un vestitino, qualcosa, una maglietta, perché poverina, quando stava andando sull'ambulanza non aveva niente. Gli è stato trovato un maglione da mettersi sopra, perché altrimenti stava a maniche corte con una maglietta chiazzata di sporco. Potrebbe essere successo qualsiasi cosa. In questo caso si hanno delle patologie che vengono ignorate. Magari sta ragazza aveva una o più patologie, ma stando dentro un furgone abbandonato sotto un cavalcavia, con una mamma che dice che è normale che stia lì al freddo, allo sporco, con il rischio che gli entrano dentro, francamente preferisco che la veda il medico del pronto soccorso o dell'ospedale. In questo caso abbiamo chiesto anche in quale ospedale venisse ricoverata, il Vannini. Quando hanno detto quelli sempre dell'ambulanza, per fare una cortesia alla mamma, se gli lasciava il numero del telefono così la avvisavano, lei gli ha detto no. A quel punto giustamente tutti quelli che potevano avere un beneficio del dubbio nei confronti della mamma hanno pensato: signora, lei non vuole bene a sua figlia. Abbiamo cercato di prendere informazioni, ma non essendo familiari non ci hanno detto assolutamente nulla. Torneremo sicuramente presto lì, nonostante le minacce reiterate della mamma. Ragazzi, non minacce così, minacce gravi. Cioè una signora anziana che ci dice: non ti preoccupare che siamo tanti e abbiamo le armi. Questo ci è stato detto dalla mamma. Mi so imparato ormai nel tempo che le minacce lasciano il tempo che trovano, però somma minacce, alla fine c'è sempre una situazione che non va sottovalutata. Però se oggi io vi dovessi dire qual è la storia più dura che mi ha colpito di più di persone che vivono per strada, è sicuramente questa, perché lei non stava elemosinando, lei non stava passando la giornata bevendo o facendo altre cose, ma era lì sola in un angolo al buio, in una delle zone peggiori di Roma, sotto un cavalcavia, tra immondizia, sporcizia e persone pericolose che la notte gli possono entrare dentro, sicuramente gli entreranno dentro, una ragazza che aveva negli occhi l'innocenza di una ragazzina. Forse è vero quello che dice la mamma, che ha delle difficoltà, che ha un ritardo, che ha dei problemi, ed è per questo che i servizi sociali, i quali mi hanno confermato che avevano già in carico questa pratica, devono prendere un provvedimento, secondo me, per aiutarla. E non basta averla in carico. Quando una situazione è così disperata bisogna darsi una data di risoluzione, bisogna trovare un modo, perché la mamma dice la portano nei posti e lei scappa. Ok, va seguita, servono medici, servono persone specializzate, perché oggi purtroppo qual è il problema? Tutti quanti sono bravi a dire serve una persona competente per aiutare queste persone. Il problema è che io di persone competenti che le aiutano ne vedo sempre poche. Quelle poche non bastano. Se stiamo a aspettare le persone competenti, tanti moriranno come mosche. Serve sempre un primo atto di qualcuno che anche in maniera sbagliata, come faccio io, interviene, chiama, dice. Poi quando io chiamo, quando qualcuno viene, quando chiamo io i servizi sociali, magari è sbagliato, è giusto, però intanto chiamo qualcuno. Quando l'ambulanza la porta in ospedale e sta ragazza dice finalmente mi posso lavare, finalmente posso fare colazione, cioè per la ragazza a un certo punto, detto a quelli dell'ambulanza, ma ascoltavo anch'io, era un miraggio che al pronto soccorso ci fosse un bagno, perché lei dal furgone o se la faceva addosso a giudicare dallo sporco e dall'odore, o la doveva fare fuori su un cavalcavia dove passano migliaia di macchine ogni ora, perché è un'arteria di Roma che porta fuori e dentro Roma, in mezzo allo smog e in mezzo, come ho detto, a persone pericolose, perché la paura è che questa ragazza sia soggetta a violenze lì. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo tipo di interventi. Scusate se non ho tutti gli altri filmati, però
però non me la sono proprio sentita in quel momento, ero troppo preso da determinate dinamiche.